questa partita. Finisce qui! Siamo in semifinale di Champions League! È tutto vero! È tutto vero! È tutto vero! Siamo di nuovo in semifinale di Champions League! Ci siamo di nuovo! 13 anni dopo l'ultima volta, 20 anni dopo l'ultimo Euro Derby in semifinale. Adesso ci siamo tornati di nuovo e Simo, lo abbiamo meritato perché sono saltati tutti gli schemi in questa gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League, ma l'Inter nel doppio confronto ha dimostrato di essere superiore anche a questo Benfica, un Benfica che, ne parlavamo anche oggi, per gioco era stato forse una delle più grandi sorprese in Europa, insieme al Napoli. Probabilmente entrambe stanno vivendo un momento di flessione proprio in questo momento delicato. L'Inter è riuscita invece a tirare fuori qualcosa di più e ci permette di tornare a sognare. Simo, io commentare, siamo in semifinale di Champions, e ci siamo meritatamente. Ampiamente, sì, hai ragione. E infatti diciamolo subito, l'avevamo detto anche dopo l'andata, guai a ridimensionare il Benfica, cioè guai veramente. L'Inter ha fatto una doppia prestazione fantastica, è arrivata a tanto così da vincere sia l'andata che il ritorno, perché vabbè, il 3-3 è arrivato al 94esimo passato e l'Inter ha dimostrato di essere superiore a una delle squadre più belle e più che hanno mostrato il gioco anche più efficace di questa stagione in Europa. Grandi partite entrambe, interpretate come sempre benissimo, preparate benissimo dal tecnico e dalla squadra. Sembra strano perché non hai affrontato ancora la Super Big, però l'Inter è in semifinale di Champions League. Cioè io sfido chiunque, magari ce ne sa l'1% dei tifosi, forse il nostro Eugenio nel club, che poteva pronosticarlo, ma a inizio stagione penso nessuno l'avrebbe detto. Adesso arriva un derby che non diciamo niente, perché sarà una doppia sfida incredibile, però semifinale di Champions League. Semifinale di Champions League. Pazzesco, è qualcosa di storico, è la terza semifinale che personalmente potrò vivere e quindi è un qualcosa di veramente bellissimo davvero, perché poi questa è una partita che nel risultato poi sarà un 3-3, ma mi porta dentro tante buone notizie, tante belle cose, almeno dal mio punto di vista. Sì, qualche gol di troppo l'abbiamo preso, va bene, ci sta. Alcuni sono arrivati quando palesemente l'Inter ormai aveva già voltato pagina, diciamo così, però io conto 3 gol arrivati su azione, cosa che non vedevo da una vita, praticamente 3 gol tutti e 3 su azione. 3 grandi gol che arrivano da Barella, con una grande azione di tutta l'Inter, ma soprattutto un grandissimo gol di Barella. Il gol di Lautaro Martinez che finalmente si sblocca ed era un gol importantissimo grazie alla combinazione Mkhitaryan-Di Marco, il cross dentro, Lautaro la mette dentro, e poi un super gol pure di Correa che poi fa anche un gesto un po' polemico, speriamo che porti bene come aveva portato anche il gesto stizzito di Balotelli a quei tempi, mi ha ricordato un po', lì fu più plateale ovviamente, qui un po' meno, ma tutto molto bene, Simo. Oggi l'Inter scende in campo. Io ho visto nel doppio confronto quello che mi aspettavo del Benfica soltanto dopo il gol fatto da loro. Quindi per qualche minuto finale nel primo tempo e soprattutto i primi 10 minuti nel secondo tempo. L'Inter, per me, riassumo un po' tutto la gara dell'Inter con chirurgica, perché ha saputo dove colpire e quando colpire soprattutto. All'inizio è stato un gol importante, in quel momento in cui si stava vivendo un pochettino la flessione nel secondo tempo, segna di nuovo con Lautaro Martinez, i cambi sono stati fatti al momento giusto, non è scattato nessun cartellino giallo per i nostri diffidati. L'Inter ha fatto un gran cammino, grande prestazione e siamo tutti super soddisfatti, direi, per questo doppio confronto col Benfica. Sì, incredibile. Mi ricordo ancora certi commenti che avevo letto post sorteggio col Porto, dove l'Inter comunque affrontava una squadra tosta e che dicevano perdiamo sia l'andata che il ritorno. Poi il Porto l'hai superato, adesso hai superato anche il Benfica. E adesso d'altronde contro il Milan sappiamo bene quali saranno
insomma i toni della sfida, cioè se dovessimo sciaguratamente uscire, chiaramente la rabbia e la frustrazione aumenterà ancora, però in questo momento io non voglio pensare a questo. Cioè, ripeto, voglio pensare al fatto che l'Inter è in semifinale di Champions League e siamo letteralmente a 2 partite dalla finale. Una banalità, ma ricordiamolo. È un qualcosa di incredibile. Sono molto curioso adesso di capire cosa accadrà in campionato, perché anche questa è la classe alla vittoria e diciamo complessiva al superamento del turno si aggiungono, come hai detto prima, Lautaro che si torna a sbloccare dopo tanto tempo e volendo anche Correa che si sblocca. Quindi sarebbe l'ennesima partita in cui semini qualcosa che puoi andare a raccogliere in campionato. Contro il Monza ce lo aspettavamo, proprio visto l'andata col Benfica e non è arrivato. Adesso arriva l'Empoli, speriamo, perché comunque il campionato non va ugualmente mollato. Anche perché la squadra su cui in questo momento a livello di classifica stai facendo la corsa è il Milan, che è quella che affronti in semifinale. Quindi il campionato deve rimanere comunque un obiettivo e devi tornare a giocare da Inter. Non è possibile, continuiamo a dirlo. Più scaliamo turni in Champions, più non possiamo continuare a non dire che quest'Inter che abbiamo visto stasera deve essere rivista parte in campionato, se no non va bene. Esatto, poi io Simo mi permetto solo di aggiungere, sto leggendo tanti commenti, ringrazio Irene, adesso ringrazio tutte le super chat e gli abbonamenti, grazie davvero a tutti voi, ma non riusciamo a goderci nemmeno una semifinale di Champions, ragazzi, dai, davvero, non riusciamo a goderci una semifinale di Champions. Non sono d'accordo con chi dice atteggiamento inguardabile perché sul 3-1 ti fai riprendere sul 3-3, perché questa è una partita che si gioca su 180 minuti, quindi ti sei fatto portare sul 5-3 eventualmente. Poi se si pensava che in un quarto di finale di Champions non avremmo subito gol nemmeno questa volta, secondo me cioè delle due l'una, o siamo la squadra che viene costantemente criticata ed attaccata fino al fischio iniziale di questa partita, o siamo una squadra imbattibile davvero che non deve prendere mai gol. Va bene interpretare i segnali, va bene tutto, l'Inter stasera ha vinto 5-3, un confronto in Champions League contro il Benfica, squadra che quest'anno praticamente non aveva mai perso e che nell'ultimo periodo è entrata in una flessione in cui noi ci siamo infilati bene, giocando bene, facendo delle prestazioni di un livello superiore rispetto anche a quello che abbiamo fatto in campionato. E no, ragazzi, io stasera non riesco a farmi trascinare nell'intertristismo che sto leggendo da tante parti. Cioè, le analisi le faremo un'altra volta, perché se poi eventualmente si arriva sul tetto d'Europa e si dice però non puoi prendere gol così, il trofeo te lo danno lo stesso. Quindi con calma, con calma. Ringraziamo Irene che dice finalmente sbloccati Toro e Tucu. Avevo sperato contro il Monza, ma è arrivato in Champions il gol del Tucu che Champions, Road to Istanbul. Adesso ci abbiamo preso gusto. Salvo, l'importante è che siamo in semifinale, scrive Salvo. Grazie di cuore al nostro Salvo. Grazie davvero Salvo. E ti aspettiamo anche nel club tra poco. De Pica Pica, grazie come sempre. Dai mister che è solo Coppa Italia. Esatto. Adesso possiamo dirlo davvero, che adesso è solo Coppa Italia. Vata, il nostro Valerio, grazie di cuore per il super supporto, 17 mesi di fila su Twitch, e anche Kirizu, 3 mesi di fila su Twitch. Grazie davvero a tutti voi. Simo, adesso ci sarà modo di parlarne in maniera approfondita. Adesso c'è l'Euro Derby. Si torna ad affrontare il Milan e torniamo a farlo in semifinale di Champions League. Lo sto dicendo davvero, ragazzi, ma ci credete voi? 9 e 16 maggio le due gare contro il Milan. L'andata si gioca in casa del Milan, il ritorno in casa dell'Inter. Stesso stadio, ma con diversa ripartizione, diciamo così, dei tifosi. E Simo, si va in campo per vincere. Ma io anche le altre volte dicevo, io il primo Euro Derby, cioè quello famoso, insomma, del doppio pareggio, non l'ho vissuto perché ero molto piccolo, quindi per me sarà quasi una prima volta da questo punto di vista. Evidentemente il destino ha voluto questo, cioè io quando hanno sorteggiato il Benfica dicevo tutto ma non il Milan, e poi dopo negli incroci ci siamo arrivati. Se l'Inter è questa non è che ho paura, cioè te la giochi alla pari perché comunque il Milan ieri ha dimostrato di essere
tornato il Milan che purtroppo abbiamo visto per praticamente tutto l'anno scorso, ed è una squadra secondo me molto temibile. Ci sono davanti ancora 20 giorni circa prima della prima partita, quindi può succedere di tutto sia da noi che da loro, però se l'Inter è questa e il Milan è quello, sarà una semifinale di altissimo livello e una semifinale da cuori fortissimi. Io non vedo l'ora che si arrivi. Ho molta paura, non è che faccio il fenomeno, ho molta paura in senso generale, dico, non per l'Inter, proprio per il tipo di partita, però se è alle porte della finale, cioè a una certa doveva arrivare il momento dove ti preoccupi seriamente, no? Altrimenti non sarebbe Champions League. Io ci credo, Simo, io ci credo davvero e voglio andarmi a prendere questa rivincita assolutamente, me la voglio prendere di cattiveria assoluta. E se volessimo, per chi non ha visto la partita, mi dispiace per voi che vi siete persi questa grande emozione. Migliori in campo, io ti direi Barella, a me è piaciuto molto, Simo, mi è piaciuto Mkhitaryan e Lautaro Martinez per me ha fatto una grande partita, ha fatto una gran bella partita. Sì, sono d'accordo. Lautaro soprattutto è riuscito a rimanere in partita sempre, nonostante a livello tecnico all'inizio soprattutto avesse sbagliato qualcosina, e poi ha fatto anche il gol che si è anche meritato. Ai tuoi nomi che sono corretti io aggiungo l'ennesima, è l'ennesima, ormai continuiamo a dirlo, grandissima prova di Francesco Acerbi, che anche oggi si mette in tasca Gonzalo Ramos, e straordinario questa sera. Hai detto benissimo, la chiudiamo qui. Ragazzi, io stasera mi dispiace, non darò spazio a chi parla di calo, di difesa, di gol presi. Mi dispiace, stasera c'è spazio solo per godersi questa grande vittoria, per una vittoria che non ci ha portato problemi di infortuni, di fide, problematiche varie. Siamo in semifinale di Champions League. Penso che questo abbia detto tutto e non c'è veramente nient'altro da aggiungere. E adesso prendiamoci il Milan. Però. Forza ragazzi, iscrivetevi al canale, mi raccomando.